Ho trovato una notizia sconvolgente proveniente dall'Africa, ma la cosa che più in assoluto mi ha sconvolta è che questa notizia è molto simile ad un episodio della biografia di Maometto. Ho quindi pensato di mettere insieme le due cose e parlarne in un piccolo video. La notizia è questa: donna anziana decapitata da Boko Haram nel nord del Camerun, al confine con la Nigeria. La donna aveva 75 anni e si chiamava Aisha. Viveva con la sua nipotina in questo villaggio che è stato assaltato dai terroristi di Boko Haram. Era già scappata molte volte a causa di questi raid, ma data l'età avanzata, questa volta non è riuscita a scappare. Il corpo è stato trovato in seguito. I terroristi hanno fatto razzia di tutti gli averi delle persone di questo villaggio. L'articolo poi menziona che c'è stata un'altra donna anziana di 66 anni che è stata uccisa in maniera simile un mese fa e che Boko Haram è già responsabile dell'uccisione di decine di migliaia di persone. Allora, se la signora si chiamava Aisha significa che era musulmana. Questo è molto probabile perché? Perché i musulmani non chiamano i loro figli Davide o Matteo, ma danno soltanto nomi islamici. Quindi solitamente le persone che sono di etnia araba, che hanno un nome non islamico, sono cristiane, fondamentalmente. Che qui ci fosse al confine fra il Camerun e la Nigeria una signora cristiana di nome Aisha mi sembra improbabile. Se così fosse, ovvero se è vero che questa signora di 75 anni decapitata era musulmana, avremmo un'ulteriore conferma di un pensiero già espresso in altri video, ovvero che le prime vittime dell'Islam sono proprio e sempre i musulmani. Inoltre qui Boko Haram non sta facendo niente di non islamico, nel senso che sta applicando il modello medinese. Il modello medinese è: ti attacco di sorpresa, faccio un raid a un villaggio, gli uomini li uccido, le donne, se sono adatte alla schiavitù sessuale, le consegno alla schiavitù sessuale, se non sono adatte alla schiavitù sessuale le uccido, ad esempio se sono anziane. E poi mi tengo appunto tutti i beni, i possedimenti, come dice il giornale, il cibo, il vestiario, eccetera. Questo è il mestiere di Maometto. Cioè, una volta fondato l'Islam, Maometto non ha lavorato, non aveva un mestiere. I musulmani non lavoravano, facevano i raid e queste razzie. È tutto lì. E la cosa però ancora più sconcertante è che questo episodio è molto simile ad un episodio della biografia di Maometto che è del 628. Maometto decide, siamo in fase medinese, jihad profonda, acuta. Maometto decide di assaltare una comunità che si chiama Banu Fasara. C'è già stato un primo tentativo, ma Zaid è tornato ferito. Zaid era il figlio adottivo di Maometto, che poi è stato disconosciuto perché Maometto ha voluto sposare la moglie di Zaid, che è la cugina di primo grado di Maometto. Comunque, tutta questa storia l'avevamo già vista in un video precedente che riguarda le adozioni. In sostanza, Zaid torna da questo primo tentativo di raid e torna ferito, e mentre guariscono queste ferite lui sente una sete di vendetta crescere in sé, tant'è che dice proprio nella biografia: non mi laverò mai più la testa se non riuscirò a tornare da questi Banu Fasara. Quindi cosa accade? Che Zaid torna e a un certo punto si trova davanti la leader di questa comunità, che si chiama Kirfa. Kirfa è una donna anziana di circa 80 anni ed è appunto la leader di questa comunità. Zaid decide di ucciderla insieme ad un altro musulmano che si chiama Qais con questa modalità. Le gambe di Kirfa vengono legate, una gamba ad una corda e l'altra gamba ad un'altra corda. Le due corde vengono legate a due cammelli. I due cammelli vengono fatti correre in direzioni opposte finché Kirfa si smembra, spezzata in due, e muore così. Questo secondo le fonti che abbiamo in inglese. Secondo le fonti che abbiamo in arabo, ma anche soltanto la pagina di Wikipedia, aggiungono un dettaglio che in inglese non è arrivato, secondo il quale Zaid, dopo aver ucciso così Kirfa, smembrandola in due, legata a queste due corde, a questi due cammelli,
la decapita, porta la testa da Maometto. Maometto è molto fiero di questo gesto e decide di esporre e far girare la testa di Kirfa per le strade di Medina come fosse una parata. Se le fonti in arabo non vi sono congeniali, perché giustamente non è una lingua molto conosciuta, noi ci possiamo attenere a quelle che abbiamo in inglese, secondo le quali la decapitazione non c'è stata, improvvisamente è sparita, e Kirfa è semplicemente morta così, sbam, smembrata in due, una donna di quasi 80 anni. Tutta questa storia è molto simile alla storia della signora del Camerun di 75 anni. Non solo, ma stavo dimenticando una cosa. La figlia di Kirfa viene consegnata alla schiavitù sessuale, diventa schiava sessuale subito, forse di Maometto, poi di un altro subito di un altro musulmano. Quando tornano a Medina, il musulmano che è proprietario della figlia di Kirfa, cioè esiste una donna in questa storia che ha visto la propria madre morire così, tranciata, smembrata in due da queste due corde con i due cammelli che tirano, e che poi è stata violentata dai musulmani secondo questo meraviglioso concetto della schiavitù sessuale. A un certo punto il primo proprietario di questa ragazza viene raggiunto da Maometto il giorno dopo sulla piazza lì di Medina, e Maometto le dice: dammi quella donna, e lui dice: no, non l'ho ancora spogliata, che significa non ho ancora abusato di lei. Maometto va via, poi torna il giorno dopo e gli ridice: dammi quella donna, e il musulmano subito dice di sì, subito dice di no, e poi alla fine gliela dà, consegna questa donna a Maometto, che poi dalle mani di Maometto passa ad un'altra persona ancora, o ad un altro uomo musulmano, che addirittura la mette incinta. Talmente tanto abusa di questa donna, che questa donna partorirà poi. E questa è un po' la storia dell'Islam. Come già avevamo detto, da questi episodi è terrificante ammetterlo, però da questi episodi si capisce anche la natura dell'Islam. Ti attacco, come ha fatto Boko Haram, di sorpresa, non arrivo con una divisa, non arrivo con una dichiarazione militare, mi batto lealmente con te, ti sorprendo. Le donne, se sono buone, tra virgolette, per la schiavitù sessuale, le consegno alla schiavitù sessuale, se no le uccido e poi vivrò con i beni che ti ho rubato. E queste donne, siccome l'Islam è patrilineare, partoriranno altri musulmani. Questa è un po' in sintesi questa storia raccapricciante. La storia è breve, però comunque meritava di essere menzionata. La storia di Kirfa, vi lascio in descrizione tutti i link. Non trovo molte differenze rispetto all'episodio, alla notizia del Camerun, se non che appunto la signora Aisha era musulmana. E di nuovo, le prime vittime dell'Islam sono sempre i musulmani. Ciao, grazie mille, a presto.